Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel terzo unboxing dedicato a Dragon Ball Daima. Siamo sempre in casa Bandai, Linea e Sage Figures, di cui abbiamo visto già i primi due personaggi, Goku Mini e Vegeta Mini, che mi hanno un po' deluso sinceramente, ma se volete potete recuperare entrambi i video sul canale. Quindi oggi siamo qui con Piccolo, terzo personaggio della Wave dedicata a questa nuova saga di Dragon Ball, su cui io ragazzi ripongo qualche speranza in più rispetto ai primi due, spero di non rimanere deluso. Ringrazio tantissimo il colossodinerd.com, di cui trovate il link qui sotto in descrizione, che mi ha dato la possibilità di acquistare questa figure. Detto questo ragazzi, iscrizione al canale, mettete mi piace al video così mi aiutate tantissimo nel mio lavoro e cominciamo. Già da questa sezione accessori possiamo capire che siamo su un livello differente rispetto alle prime due figure di Bandai dedicate a Dragon Ball Daima. Tantissimi gli accessori, visi intercambiabili, teste, guardate solo qui abbiamo praticamente 4 teste, in realtà 3 più 3 volti intercambiabili, ci arriviamo fra pochissimo. La mantellina, il mantello di Piccolo che è in tessuto e anche cablato, quindi attenzione anche a questo dettaglio, mani intercambiabili e braccia conserte. Anche in questo caso purtroppo nessuna basetta, nessun supporto e nessun effetto di tecniche o effetto energetico in particolare. Ma comunque ragazzi siamo su una fascia di prezzo anche più elevata rispetto a Goku e Vegeta Mini. Adesso, a parte questo preambolo, cominciamo con il vedere subito gli accessori. Abbiamo parlato di teste, quindi vi mostro quelle che sono disponibili. Innanzitutto, bellissimo il dettaglio, ottimo, le espressioni di Piccolo sono secondo me meravigliose, colte alla perfezione, anche i tratti del viso mi piacciono tantissimo, e queste sono 2 delle 3 teste disponibili. Teste quindi in cui non è possibile cambiare nulla, si può soltanto applicare la testa con un peg, tra l'altro molto particolare, che vedremo nella sezione body. E guardate che spettacolo, buona anche la verniciatura in questo caso, ma quello che va a caratterizzare di più queste teste sono proprio i dettagli degli occhi e della bocca, soprattutto del suo interno. La terza testa è quella montata di default, che è questa con un'espressione diciamo più corrucciata, più neutra, di Piccolo. Buone anche le antennine, fate attenzione perché sono in plastica morbida e mi sembrano un tantino delicate, quindi massima attenzione quando manipolate queste teste. Ovviamente alle teste senza copricapo si può adattare anche il copricapo stesso. In questo caso stiamo parlando di volti intercambiabili, perché se vogliamo mettere il copricapo ovviamente non va bene per le teste, ma è necessario cambiare il volto. Abbiamo questo con questo sorriso appena accennato e poi altri 2 volti, uno con gli occhi chiusi nella classica posa di meditazione di Piccolo e uno invece con la bocca aperta, che è molto simile a quella della testa che abbiamo visto prima, ma gli occhi sono differenti. Questo ha un occhio leggermente più chiuso, mentre questo ha gli occhi uguali, simmetrici. Per quanto riguarda il copricapo è realizzato in plastica rigida nella parte superiore, invece il contorno diciamo come vedete è più morbido per adattarsi più facilmente ai visi intercambiabili. Qui niente da dire, buona la fattura, buona la verniciatura, nessun difetto di genere, quindi buona la qualità di questo copricapo. Poi andiamo a vedere il pezzo forte, anche quello che fa aumentare drasticamente il prezzo di questo Piccolo rispetto a Goku e Vegeta, visto che stiamo parlando all'incirca di 20 euro in più, quindi quasi il doppio. In questo caso abbiamo la parte che va sulle spalle, che è realizzata in plastica morbida, guardate è molto morbido, quindi si può adattare al body tranquillamente. Buona la fattura anche dello sculpt delle varie pieghe. Avrei gradito forse qualche effetto, qualche sfumatura per metterle ancora di più in risalto, renderle ancora più reali, più veritiere, però va benissimo così. E quello che sorprende è l'utilizzo finalmente del tessuto, che abbiamo visto soltanto in Gohan fino adesso di SH Figures, se non mi sbaglio ragazzi, nel caso correggetemi qui sotto nei commenti. Buono questo tessuto e soprattutto il mantello è
come vedete cablato, anche con un buon cablaggio, abbastanza rigido il fil di ferro e quindi adattabile ad ogni tipo di posa. Poi vedremo anche nella fase di posing questo mantello sul body di Piccolo. Poi abbiamo mani intercambiabili, anche in questo caso pur essendo piccolissime c'è una maggiore cura rispetto agli altri due personaggi, cura che è identificabile soprattutto nel painting, un painting abbastanza neutro di questo colore senza sfumature, ma le unghie sono sia scolpite sia verniciate, diciamo, sia dipinte con questo smalto, con questo colore delle unghie di Piccolo particolare. Quindi per essere delle mani così piccole, ragazzi, tanto di cappello. Abbiamo quelle aperte che abbiamo appena visto per il lancio di Ki Blast, queste invece in posa marziale, queste con indice e medio per il Macanco Sappo e poi di default ci sono i pugni chiusi. Ultimo accessorio sono le braccia concerte che avevamo già visto anche in Vegeta, ma a differenza di quelle di Vegeta queste non sono separabili, quindi sono un unico pezzo, perché in confronto a quelle di Vegeta che erano incluse, in cui erano incluse le spalle, quindi andavano montate direttamente sulle spalle staccando di netto le braccia di Vegeta, in questo caso si andranno a mettere a metà avambraccio, quindi si staccherà questa parte, ok, dal bicipite in poi, per andare ad applicare più agevolmente, quindi in questo modo, le braccia concerte. Anche questo lo vedremo in fase di posing. Veniamo adesso al body. Ho decapitato Piccolo per un momento per mostrarvi un paio di cose, quindi non vi preoccupate, la testa è qui, gliela metterò a brevissimo. Allora, innanzitutto volevo dirvi che il body è molto già stabile, si sente che è compatto, non c'è niente che balla, quindi già a livello qualitativo mi sembra un passo avanti rispetto ai primi due personaggi. Anche a livello di verniciatura e di dettagli mi sembra che sia migliore, ma lo vediamo fra un istante. Allora, la prima cosa che volevo farvi vedere è questo peg leggermente diverso. Sembra essere praticamente a farfalla e vi assicuro che è molto più agevole l'inserimento della testa, molto semplice, molto facile anche da staccare, molto rapidamente, quindi ottimo. E ne approfitto di questa cosa per farvi vedere appunto come gli sta il mantello. Basta metterlo in questo modo e poi andare ad applicare la testa nel modo semplice come vi ho fatto vedere prima. Ok, adesso ho messo la testa ovviamente senza copricapo, andrebbe messa l'altra però giusto per mostrarvi il montaggio. Adesso lo andiamo a togliere così riuscite a vedere meglio il body e ho ricostituito Piccolo così fa meno brutto e quindi vediamo un attimino, analizziamo un attimo questo body. Come vi dicevo, molto compatto, il dettaglio della verniciatura e dello sculpt secondo me sono buone anche le proporzioni, fastidioso il gap qui dietro che lascia veramente un cratere gigantesco come abbiamo visto per Vegeta, cosa che non mi piace tantissimo. Per il resto, ragazzi, sinceramente lo trovo di parecchio migliore rispetto sicuramente a Vegeta, probabilmente allo stesso livello di Goku o un passettino più avanti. Verniciatura molto buona, comunque sia standard, senza sfumature anche in questo caso, ma con nessun difetto di particolare importanza, almeno da quello che sto vedendo in questo momento. Poi vediamo un attimino subito le articolazioni con una testa che può piegarsi in avanti fin qui, andare all'indietro fin qui, girare, ruotare a 360 gradi e anche lateralmente in questo caso. Vediamo se si scopre qualche gap sul collo, no, quindi buona l'articolazione anche del collo. Mi piace molto il dettaglio anche delle parti non visibili, perché ipoteticamente non si può fare, ma se andassimo a togliere la casacca comunque ci sarebbe il dettaglio delle parti molli, diciamo, di Piccolo, delle parti gialle, sono quella dell'addome per esempio, e una articolazione della spalla molto buona che può fare anche questo movimento senza magari staccare il braccio. Questo era il meccanismo comunque per andare a mettere le braccia concerte. E butterfly joint, braccio che può ruotare volendo di 360 gradi, può salire anche sopra la linea di 180 per quanto riguarda la spalla. Potete giocare appunto con la posizione della spalla per i movimenti un po' più estremi, come incrociare le braccia in questo modo, quindi è ottima l'escursione anche in questo caso. C'è una doppia articolazione al gomito, che in realtà non è una doppia articolazione ma un'articolazione a sfera semplicissima. Questa è una cosa molto fastidiosa. Ecco, come vedete mi si sta smontando
per le mani, avevo parlato di stabilità del body, qui forse non l'ho messa bene io, ma avevo parlato di stabilità del body, ma queste braccia fanno un po' troppo gioco. Qui anche c'è la sfera per il polso come al solito, busto che è libero di ruotare tranquillamente, ma non si piega in avanti, quindi quello che vedete se io faccio in questo modo in realtà è dato dall'articolazione delle gambe e non del busto, dell'addome, è veramente molto ridotta l'articolazione. All'indietro quindi la stessa cosa, guardate, è veramente minima, quindi è minimo il movimento. Gambe invece molto flessibili anche all'indietro senza problemi, si possono aprire quasi in spaccata completa, quindi molto buona. Rotazione anche del quadricipite, sfera per quanto riguarda il ginocchio, che permette comunque alla gamba di flettersi fino a superare i 90 gradi, ed è buona anche la mobilità della caviglia e della punta del piede. Visto che sono in questa sezione, volevo farvi vedere comunque anche la maggior cura che è stata riposta nello sculpt dei pantaloni, anche le stesse articolazioni sono in un certo senso nascoste dalle pieghe della parte bassa dei pantaloni e anche in questa sezione qui, così come quella delle scarpe e delle caviglie. Anche qui le parti che genericamente sono poco visibili comunque sono curate nel minimo particolare, quindi probabilmente tutto questo è facilitato da delle dimensioni leggermente più elevate rispetto ai primi due pezzi, perché qui stiamo parlando di circa, no, sono sempre più o meno 8 cm e mezzo, 9 cm, considerando la sommità della testa. Con Goku erano all'incirca 8 cm e mezzo inclusi i capelli. Comunque il body è ben più grande e più semplice probabilmente da lavorare. Comunque questo piccolo mi sta piacendo particolarmente, almeno rispetto agli altri. Vediamo adesso come si comporta in fase di posing. Ragazzi, eccomi di nuovo qui per il verdetto finale anche su questo piccolo tratto da Dragon Ball Daima. Intanto spero che il video vi sia piaciuto, se è così mettete mi piace ed iscrivetevi al canale ragazzi, perché così mi date una grande mano e supportate il canale ed il lavoro che faccio. Per quanto riguarda piccolo, estremi problemi in fase di posing. Voglio sperare che sia un difetto della mia figure, lo spero tanto, che non sia così come produzione di massa, ma penso proprio che lo sia. Le braccia si staccano anche nelle pose più semplici. Alla fine posare figure del genere non è difficilissimo, anzi sono delle figure che nascono principalmente per quello, per essere adattate a qualsiasi tipo di posing. Con queste braccia, con un peg veramente troppo debole, mi si staccava ogni secondo e quindi è stato un po' complicato. A parte questo, il gap fastidioso dietro la schiena, dietro la nuca, scusate, che comunque si vede. E per il resto posso dire a mani basse che forse se la gioca con Goku, ma del trio Goku Mini, Vegeta Mini e Piccolo credo che sia il migliore tratto da Dragon Ball Daima, il migliore delle tre. A parte questo grosso difetto secondo me delle braccia che, vabbè, una volta posato fatta, però in fase di posing può essere fastidioso. Comunque è stato divertente posarlo, è stato divertente anche recensirlo. Come overall mi piace, è una figure che seppur di dimensioni molto ridotte è fatta bene, con tutti i crismi in questo caso, e quindi sono felice comunque di averla acquistata. Ringrazio come sempre il colossoinerd.com per avermene dato la possibilità, e per quanto riguarda voi ragazzi ci vediamo come al solito a un prossimo unboxing, a una prossima recensione, a un prossimo video sul canale. Ciao ragazzi, a presto!